Il ritorno. Ma perché bisogna per forza ritornare sulla Terra? Ulisse ritorna a casa dopo 20 anni e mi sono sempre chiesto perché. Dopo 20 anni ancora desiderare di ritornare a casa. Anche a Dante sembra strana questa faccenda del per forza ritornare e infatti si immagina che poi Ulisse riparta per un viaggio oltre le colonne d'Ercole. Questa è una differenza importantissima tra Mosè e Ulisse. Mosè esce dall'Egitto, che era la sua patria, Mosè era un egiziano, parte verso una terra promessa, ipotetica, che è sempre diversa, non è mai una terra specifica. Nella Genesi e nell'Esodo la terra promessa è sempre oltre, è sempre un'altra, tanto che Mosè non entra poi nella terra di Canaan, se ne sta fuori e per ora nessuno sa dove sia stato sepolto. Quindi forse non è stato sepolto. Il racconto della vita di Mosè termina con un'incredibile sospensione. Mosè è sempre alla ricerca di una nuova terra. Tutte le storie ebraiche della Bibbia, quelle importanti, grandi, parlano di personaggi che lasciano la propria terra e che non fanno più ritorno. Per esempio Abramo, anche lui abbandona la sua casa, le sue cose, il luogo dove era sempre vissuto per diventare una moltitudine. Invece Ulisse torna a casa, il protagonista di uno dei nostri più antichi miti europei, è uno che ritorna. Questa cosa del ritorno però è difficile da digerire e infatti, come dicevo prima, i poeti, Dante, il poeta, si immagina una nuova ripartenza, un nuovo viaggio verso un luogo completamente sconosciuto. Ma nella nostra mappa dei mondi, che è una mappa della realtà, c'è un luogo dove fino a che abbiamo il corpo dobbiamo per forza ritornare. È Malkut, il recinto più in basso da cui siamo usciti e nel quale dopo aver viaggiato attraverso tutti i mondi dell'invisibile dobbiamo per forza ritornare perché il corpo lì ci inchioda. Certamente però come Abramo, tu che prima pensavi di essere unico, di avere un'identità quando eri dentro il recinto, dopo aver fatto il tuo viaggio nei mondi, ritorni a casa che sei una moltitudine, sei un insieme di popoli, sei molteplice. Potremmo dire che sei, in termini musicali, sinfonico. Parti pensando di essere uno e ritorni che sei una sinfonia. E allora in questo brano di musica, che è esattamente quello che crea la svolta, esattamente a metà dell'album Earth, riprendo il tema della prima traccia dell'album, quella melodia da cui tutto aveva origine, ma questa volta la riprendo trasformata, diventa un pezzo sinfonico, orchestrale. Il sassofono quasi si perde nell'orchestra, pur mantenendo però sempre la sua precisa identità, non scompare. Questa è una delle magie del viaggio dell'albero della vita. Tu pensi di essere uno, viaggi nei mondi, ti moltiplichi, diventi un gigante, diventi molteplice, diventi molti popoli, diventi una moltitudine, ma rimani sempre tu. C'è sempre una tua coscienza che rimane intatta e quindi ritorni nel recinto iniziale, che nella Cabala si chiama Malkut, il regno, e non è il regno di un re lontano, è il tuo regno, o per i cabalisti più religiosi è il regno di Dio, ma io preferisco pensare che sia proprio il tuo regno personale, dove tu puoi fare tutto quello che vuoi.
tu ritorni nel tuo regno da re, viaggiando nei mondi hai imparato ad essere un gigante, hai imparato ad essere un re e quindi torni con la capacità di esercitare la tua autorità e tutto il mondo che tu ritrovi lì nel recinto è completamente diverso. Se prima lì dentro eri solo chiuso, c'era confusione, ora hai capito che quel piccolo recinto è come un ologramma che dipende da tutto l'insieme dei mondi. Potremmo dire che i mondi sono l'algoritmo che genera Malkut, il recinto. Anche se in questo modo di dire c'è un problema, perché l'algoritmo esprime una necessità stringente. Necessità in senso filosofico significa qualcosa che non può essere diversamente da com'è. Invece attraverso il viaggio nei mondi tu impari la libertà. Sei tu a modificare il tuo algoritmo e in qualche modo modifichi anche il tuo passato. E allora ha senso riprendere il tema iniziale di tutto l'album e ridirlo, trasformarlo. La ripetizione non è semplicemente una ripresa dello stesso tema, ma è una trasformazione di quel tema. La ripresa del tema, la ricorsività tematica è tipica in tutta la musica. Nel Novecento qualcuno ha provato a fare delle musiche che prescindessero completamente dalla ricorsività, dal ritorno dei temi. Sono stati esperimenti molto interessanti in alcuni casi, ma dal punto di vista artistico forse non riuscitissimi. E comunque anche i musicisti che hanno provato a scrivere musiche che prescindessero completamente dalla ripetizione, dalla ricorsività, per tenere insieme la loro musica, per dare una forma unitaria, hanno dovuto inserire quella ricorsività in maniera nascosta all'interno dei loro pezzi di musica. Quindi ritorni sulla terra e scopri che quel luogo che prima era solo una prigione, ora è un luogo dove puoi esprimere tutte le tue capacità, puoi fare tutto quello che vuoi. Il grande drago della civiltà non è più un drago che non puoi affrontare, ma è diventato un gattino. Certamente tu non sei più parte della civiltà e non potrai più completamente ritornare parte di quella civiltà. Inevitabilmente sei solo. Il ritorno alla terra, il ritorno nel tuo regno non è un ritorno corale dove finalmente ritrovi la famiglia, ritrovi i vecchi amici, no, è un ritorno in cui tu sei profondamente isolato, solo. Un po' come Ulisse quando torna a casa, solo il cane lo riconosce. Le persone non lo riconoscono, è talmente trasformato dopo i suoi 20 anni di peripezie che nessuno si rende più conto di chi sia in realtà. E quindi cosa fai adesso? Provi a spiegare a tutti il tuo viaggio nei mondi? Mi raccomando, non farlo, non dirlo a nessuno. È qualcosa che riguarda solo te, è qualcosa di privatissimo. Perché questa esperienza non la puoi così semplicemente raccontare, non ti crederebbero. Non ti far prendere dall'entusiasmo. Se hai fatto bene il tuo viaggio nei mondi, hai scoperto anche le fatiche di questo viaggio e quindi è facile che l'entusiasmo della prima ora si sia un po' sedato, un po' calmato. Ma fai molta attenzione. Dopo il tuo viaggio fuori dalla civiltà, quando rientri, non ti credono, ti guardano sempre con sospetto, devi essere bravo tu un po' a camuffarti e a giocare col gattino della civiltà, rispettandolo perché, come
già dicevamo in video precedenti, la civiltà è molto utile, ti offre una serie di servizi, di possibilità che diversamente non avresti, sarebbe impossibile. Quindi gioca col gattino sapendo che può sempre ritrasformarsi in drago. Tra i tanti comandamenti contenuti nella Bibbia c'è un comandamento molto simpatico che è: andrai in Egitto ma per poco tempo. L'Egitto nella Bibbia è il luogo della schiavitù, è il recinto chiuso, il luogo dove si viene stritolati. Quando ne sei uscito fuori, questo comandamento è rivolto al popolo ebraico quando è riuscito a fuggire dall'Egitto, ad uscire. Quando ne sei uscito fuori puoi tornare in Egitto, ma velocemente, per poco tempo. Non tornare ad essere dipendente dall'Egitto, non tornare ad essere dipendente dalla civiltà. Quei mondi a cui si accede attraverso la porta invisibile restano accessibili e tu non vivi più né da una parte né dall'altra. Sei un eterno viandante. Ma su questo tema dell'eterno viandante torneremo in un prossimo video. Per ora goditi la ricchezza e la tua libertà ritrovata nel mondo e naturalmente, come sempre, ci vediamo dall'altra parte.